È nata dai miei, Ok. ancora negli anni 80. Il nostro core business è la firma. Lui ha fondato l'azienda nell'83. Giamma è nata nell'82. Noi siamo nati in un secchiello di Malta. Costruiamo come se andassimo a viverci noi. L'azienda è stata fondata da mio nonno, seguita poi da mio padre e presa poi da me 3 anni fa appunto. Nemmeno mi sono fatto tante domande, cioè è stato proprio un dire lo faccio e basta. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci e di ispirazione. 6 milioni e mezzo. 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni. Vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Si dice che la prima generazione costruisce l'impresa, la seconda la mantiene e la terza la distrugge. Vero o falso? Certo, non possiamo generalizzare, ma secondo le statistiche solo il 13% delle aziende familiari arriva alla terza generazione. In questa puntata speciale di Imprese ci occuperemo di un tema molto delicato per il tessuto imprenditoriale italiano, il passaggio generazionale. Pensate che le aziende coinvolte da questa transizione sono circa il 65% del totale e non parliamo solo di microimprese. Più della metà di queste fatturano dai 20 ai 50 milioni di euro all'anno. Abbiamo selezionato alcune delle imprese che hanno affrontato questa problematica e la prima azienda di cui parliamo è Giama, un'impresa di costruzioni arrivata fino alla terza generazione. Sentiamo dalla voce di Gianluca e della madre Noris come hanno affrontato questo momento. Questo è il luogo dove ci si trova con i tecnici, ci si trova con la proprietà e si inizia il percorso della costruzione di una casa. Qual è la particolarità di Giama? Il rapporto che si crea con l'utente finale, quindi con il mio cliente. Mi è parso di capire che la vostra attenzione principale è innanzitutto dove andrà a vivere la persona. La scelta del luogo è l'aspetto iniziale e fondamentale, cioè un'area quando noi andiamo e la individuiamo deve essere un'area che ci colpisce. Perché? Perché il contesto è qualcosa di particolare, perché già vai a capire cosa avverrà, come sarà l'esposizione, come saranno i piani terra, come sarà, cioè già ci medesimiamo in quello che è l'area, quindi per forza di cose l'area ci deve piacere. Se un'operazione non ci convince, anche se i numeri tornano perché il posto, perché siamo attaccati a delle case o perché l'area è difficile che noi la acquisiamo, cioè proprio è un aspetto fondamentale. È chiaro che se poi il posto piace, vediamo che c'è ariosità, vediamo che c'è luminosità, vediamo da lì i sogni incominciano a concretizzarsi poi nella realtà. Col mio cliente si crea questa simbiosi, questo rapporto qua, perché le costruiamo come se andassimo a abitarci, come se andassimo a viverci noi. Questo che metratura siamo più o meno? Paolo cos'era? Questo un 140 metri, 136. Quindi ambiente cucina e soggiorno aperti, 3 camere e 2 bagni. Molto bello. Qui abbiamo un terrazzo e qua abbiamo un terrazzo con una vista importante. Sì, importante. Sì, un terrazzo su 3 lati. Sì. Questo è un po' il concetto che si diceva, però la tendenza è quella di lasciare spazi anche open, veramente vivibili, che siano dove realmente si possa mangiare fuori e realmente si possa passare del tempo fuori. E torno a rimarcare, perché per noi è di fondamentale importanza, il luogo dove si acquista l'area. Noi siamo nati in un secchiello di Malta, perché io non sono nato in una culla. E questo è mio nonno su un ponte a Milano. Lui? Là. Lui? Sì. Bello. Giamma è nata nell'82 per cercare di essere un punto di riferimento nel settore delle costruzioni residenziali. No? L'intuizione della mia famiglia è stata questa. L'obiettivo è quello di andare avanti, cercare sempre di portare innovazione, portare qualcosa di nuovo, ma sempre però cercando di non perdere quello che è il nostro obiettivo. Parliamo di 40 anni di attività familiare, prima vedevamo anche la foto del nonno e tu dicevi sei in azienda da 20 anni. Sì. Qual è stato il momento in qualche modo più difficile? Di non poter essere all'altezza
di quello che hanno fatto i miei precedenti, no? Di quello che ha fatto mio nonno, di quello che ha fatto mio padre. La vera paura io l'ho avuta a 20 anni, perché sono entrato comunque in una realtà, seppur sono nato in quel settore qua e cresciuto in quel settore qua, la paura più grande era questa. Credo che sia una paura abbastanza normale che hanno tutti i giovani quando si interfacciano nel mondo del lavoro, cominciano sul mondo del lavoro. Sì, poi soprattutto, permettimi, le seconde generazioni o addirittura le terze. Esatto. Che entrano in una strada già tracciata. Quindi devono dimostrare, devono cercare comunque di inserirsi, di far vedere. Quindi diciamo la mia paura è che poi con gli anni, perché poi il tempo ti aiuta, il percorso ti aiuta, i miei genitori anche mi hanno comunque sono stati degli esempi ottimi, piano piano va via, acquisisci delle sicurezze, cominci a lavorare, quindi è stata un pochino questa. Dopodiché è tutto un crescendo, perché poi come dici tu devi cercare di portare qualcosa. Ho solamente cercato di portare dell'innovazione, o no? E metterla a supporto dell'esperienza. Ecco la mia mamma, la mia giovane mamma. Quindi, che è la prima generazione che ha fondato questa impresa. Insieme a mio papà. Nel mondo delle imprese, nel mondo delle aziende, si parla tanto poi anche di passaggio generazionale e ci sono anche quei modelli, quelle frasi comuni che dicono che nella storia di un'azienda la seconda generazione gestisce e la terza poi è quella che entra e distrugge. Ok? Come avete gestito questo cambio generazionale? Allora, diciamo che la nostra è una realtà piccola, ok? Sì. Per cui forse è stato anche più facile. Ok. E poi, come dire, abbiamo a che fare anche con ragazzi appassionati che hanno visto anche i genitori, cioè diciamo che si sono avvicinati anche col tempo. Secondo me è il connubio che in questo momento è la forza di Jama, quindi abbinare quello che è l'esperienza con l'innovazione, con quello che è l'innovazione. Siamo in una fase diciamo storica per la nostra azienda dove sta andando veramente questo passaggio generazionale sta andando di pari passo. L'acquirente che viene a comprare casa spesso viene con i genitori, il genitore si trova la figura parietà, quindi la figura dei miei genitori, quindi l'esperienza, la solidità, il ramo che c'è in azienda, con quello che è l'innovazione, quindi il mio parlare verso i ragazzi. La ritengo la forza oggigiorno di Jama. E se voi voleste dare un suggerimento per come avete gestito e state gestendo con successo da quello che vedo oggi, quello che è un passaggio generazionale, che cosa vi sentireste di suggerire per favorire appunto questo cambiamento? Sicuramente parlare molto fra di noi, poi affidabilità, concretezza, serietà. Penso che sia sufficiente. Sì. Aggiungerei anche il rispetto dei ruoli, perché è chiaro che, come ti dicevo prima, quando sono entrato in azienda non potevo avere la presunzione di conoscere tutto, quindi serve anche il giusto tempo, i modi, il rispetto di quello che sono i ruoli e piano piano poi dimostrare che puoi dare un qualcosa in più. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, esperienza e innovazione. Fidarsi l'uno dell'altro, questa è la ricetta per Gianluca e Noris. La prossima azienda è nata circa 40 anni fa e si occupa di attrezzature per bar e ristoranti. RG Commerciale è riuscita a mantenersi sul mercato per così tanto tempo grazie alla continua ricerca delle novità e dell'eccellenza. Giorgio, il fondatore, e sua figlia Camilla, pur lavorando fianco a fianco per far crescere l'azienda e rimanere competitivi, non nascondono gli attriti dovuti proprio da una diversa mentalità generazionale. Sentiamoli. RG di cosa si occupa? Forniture alberghiere è un termine molto vecchio, attrezzature per bar e ristoranti professionali aperte al pubblico, dove il pubblico sta per il professionale e il privato. Se uno vuole acquistare come privato non gli diciamo di no. Sappiamo che non siamo un negozio di casalinghi, quindi lo standard è quello di un'azienda un po' più che aspira a un altro tipo di segmento del pubblico, quindi ristoranti, bar, eccetera. Lui ha fondato l'azienda nell'83 perché voleva mettersi in proprio in questo settore e negli anni 90, dopo essere stati nel casalingo, quindi nelle famose liste nozze, Dio ce ne preservi, è passato al professionale perché ha visto che era un settore sicuramente più in crescita e in particolare il mondo del bar. Lui è sempre andato in giro a fare vendita. Una gran parte di esperienza che ci aiutava a captare quelle che erano le tendenze del momento, insomma,
dall'hamburger alla pizza. È ancora così, perché quello che arriva a Milano adesso arriva qua in provincia, dopo 2-3 anni. Prima era stato il sushi, il poké, la cucina etnica, fusion. 3 livelli di distribuzione in azienda sono qua, fisicamente in sede, visto che vengono anche da molto lontano, e noi glielo auguriamo di poter venire, specie quando aprono locali nuovi, perché il sito non rende giustizia a quella che è non l'esposizione. puoi toccare con mano, No, poi neanche non ti rendi conto della quantità di prodotti, e con la vendita tradizionale continuo a indicarlo lui, perché lui in realtà è sempre la fetta più grande dell'azienda, quella che vende di più. E poi il sito internet, che è stato aperto la prima versione nel 2006, abbiamo lanciato un mese fa il quarto restyling, e adesso abbiamo aperto anche all'estero, ma c'è molto da fare, da crescere. Questa è la zona cucina, quella piano terra, pentole, un po' di pasticceria, chiamiamola così, con quello che rimane del pentolame. La zona pizzeria, Buongiorno. Cucina, pasta fresca e tutto quello che riguarda, insomma, il lavorare proprio in cucina. Fisicamente. E poi scusa, tutta la detergenza, che abbiamo cercato di limitare molto per una questione di appeal e di spazio, e la detergenza in generale di tutto. E questa è la parte, ripeto, originale dell'azienda, e che poi adesso, andando al piano di sopra, vi renderete conto, perché dopo un po' ha iniziato a stare strette, insomma. Ah, che meraviglia. E qua partiamo con la sezione bar. E i bicchieri, quello che mi salta subito all'occhio è che avete un sacco di cose molto particolari. Allora penso che solo online ci siano qualcosa come 1200 rotti modelli, quindi visto che online non c'è tutto, immagino che qui in azienda di Campione ce ne sia qualcuno in più. Diciamo che l'aspirazione è sempre stata quella di arrivare a mettere a catalogo prima delle cose che gli altri non vedevano. Cioè, dove i cataloghi dei fornitori hanno 2 bicchieri Tiki, per esempio, noi ne abbiamo 60, così è facile da gestire la cosa. Perché la gente ci riconosce come quelli che hanno questo tipo di varietà. Nasce nell'83 l'azienda, e quindi sono 40 anni l'anno scorso che siamo sul mercato. 8 aziende su 10 chiudono entro i primi 5 anni. Essere sul mercato da 40 anni vuol dire innanzitutto tanto di cappello e complimenti, perché non è banale. E chiedo l'aiuto dal pubblico, sì, perché lui pubblico, vieni. C'è stata la voglia di rimanerci sul mercato, quindi di innovare, di stare sempre, di non essere statici, di non essere statici, di guardarsi intorno. Poi sacrifici che sono l'altra parte fondamentale dell'azienda, che è mia moglie e mio cognato, e poi non per ultimo i figli e tutti quelli che ci lavorano intorno, insomma. Certo. Quindi che volume d'affari sviluppate oggi? Siamo vicini ai 4. Ok. Vicini, ma non ancora arrivati, e l'obiettivo sarebbe arrivarci. Diciamo che il mercato italiano... Sapete in che percentuale siete dell'azienda online italiana? E offline? No, in che percentuale siete nell'azienda italiana? No. Sapete come sono divise le aziende italiane? Non lo so. In Italia abbiamo circa 4 milioni e mezzo di partite IVA, siamo il paese in crescita, tra l'altro, col più alto numero di partite IVA in Europa, e il 95% delle partite IVA italiane non supera il €1.000.000. Per cui sostanzialmente siete già nel 5%. Sì, sostanzialmente ci abbiamo messo anche 40 anni. Un altro tema molto caldo nelle imprese è la famiglia, il passaggio generazionale. No, Madonna, spero che la facevi prima poi questa domanda. È la cosa più facile che esiste, il passaggio generazionale. Loro sono più avanti di me. Non è sempre vero. È riuscire a mettere insieme l'esperienza, che loro debbano accettare questa esperienza, e io che debba accettare i loro cambiamenti. Sì. Che è un'amalgama. Che belle parole. Di tutti i giorni, con la frusta in mano. No, perché parole, il problema sono i caratteri, perché sai com'è? 2 caratteri diversi prendono fuoco facilmente, diceva Celentano. Secondo me 2 caratteri uguali prendono fuoco facilmente, perché io e lui siamo sempre allo scontro quotidiano. Il problema è uno soltanto. Prima di tutto perché penso che comunque i genitori vedano sempre i figli come dei bambini, quindi ma lo vedo io come ho un bambino di 3 anni, penso sempre no, glielo faccio io perché lui da solo non è in grado, e lui dall'alto dei suoi 3 anni mi fa: mamma, sono grande, faccio io. Anche tu dici porco cane. Forse è vero, mi faccio la tira a parte, perché è impressionante questa cosa. Ma a parte gli scherzi, pensi sempre che lo faccio con l'ingenuità di magari 10 anni fa, quando ho iniziato era vero, ma siamo cresciuti proprio in epoche diverse, il lavoro cambia adesso da un giorno, ma cambia da un anno all'altro. Io non ho niente a che fare con la velocità di cambiamento è esponenziale. Ma con la generazione dopo la mia
non riesco a capire come avere a che fare con la sua, perché si lavora e si pensa in modi completamente opposti. E poi quando lui ha iniziato 40 anni fa, cioè non c'era niente di quello che c'è oggi. Certo. Cioè, ma dico una banalità, anche solo lo spazio fisico che c'è oggi, Sì. gli investimenti, il numero di persone, cioè sono partiti in 3, siamo in quasi 15 tra esterni, interni, collaboratori, gente a part time meno. Ci sono il triplo dei metri quadri, il triplo degli investimenti, 10 volte i prodotti che c'erano allora. Parliamo del digitale, il sito internet, i social, come dicevamo prima, tutto, quindi è cambiato tutto. E adesso, ripeto, io non ho manco TikTok e non sono mia nonna, quindi voglio dire, non sto neanche io al passo con i cambiamenti che ci sono. Difficile che riusciamo a capire come dialogare lui, che nel frattempo io come millennial ho visto la generazione del digitale nascere e crescere, e lui invece ci si è trovato in mezzo come una cosa che non si riesce a gestire, e quindi è impossibile che i punti di vista combacino, mai. E come si farà? Cioè, il fatto che tu fra qualche anno toglierai i fondatori, quelli che fanno l'80% del lavoro in azienda, come continuare a gestire la cosa, cioè, a circondarsi delle persone giuste non è facile. Già, circondarsi delle persone giuste non è facile. Click! Questo è il nome della prossima azienda, nata negli anni '80 e giunta alla seconda generazione. Lavorano nel settore della maglieria e si occupano di moda. Sono tra quelle poche aziende che confezionano i capi di abbigliamento per le grandi firme, occupandosi di tutto il processo produttivo. Ma è sempre stato così? Sentiamo Alessandro. È nata dai miei, Ok. ancora negli anni '80, quindi sono 44 anni. Sì? Loro facevano solo confezione, quindi gli arrivava dai clienti i pezzi Sì. e li univano. Confezione di abbigliamento, Confezione giusto? maglieria. Ok. Maglieria. Dopo sono finito la scuola io, purtroppo. Purtroppo perché bisogna iniziare a lavorare. Esatto, purtroppo. E vabbè, sono andato a lavorare su un maglificio a imparare. Sì. Sono rimasto là 2 anni e poi mi sono detto perché non uniamo quello che ho imparato io a quello che sanno fare i miei, e così è stato. Allora io mi sono occupato della parte della tessitura, quindi smacchinatura dei teli, ho preso 2 macchine e un po' alla volta ci siamo allargati, eravamo in affitto su un capannone, un paese qua vicino. Sì. Nel 2008 ci siamo spostati qua, l'abbiamo acquistato. Abbiamo preso altre macchine e via, cioè noi facciamo praticamente adesso tutto il ciclo produttivo della maglieria. Ci arriva un disegno dello stilista proprio buttato là su carta, abbiamo giù i programmatori che fanno il programma della maglia su richiesta, come i fili intrecciano, i colori, il programma via rete va alle macchine. Sì. C'è l'operatore di macchina che imposta i colori e tutto, fa i teli, poi passa di sopra. Li confezioniamo, i vari pezzi vengono cuciti, attaccati, ok? Ripassa giù, li passiamo a manichino, controlliamo, laviamo, stiriamo e via. Quindi Spediamo. praticamente se io prendessi una maglia di questo tipo, questa da zero Da completamente zero, la producete da zero. qui. Cioè, da il filo Sì? facciamo la maglia. Ma invece quando all'inizio hanno aperto e fondato l'azienda i tuoi, poi qual è stata la netta differenza proprio per renderlo comprensibile ai più? Una maglia mediamente formata da un telo davanti, da un telo dietro e da 2 maniche e da un colletto. Sì. Ok. Allora arrivavano questi teli già prodotti, già tessuti. Sì. Ok. E li cucivano assieme per formare la maglia. Poi gliela andavano a rimandare già al cliente, il cliente si arrangiava a lavarla, a stirarla, a spedirla. Invece noi abbiamo integrato tutto il ciclo produttivo. Queste macchine qui che vediamo fanno i teli. I teli, bravissimo. Quindi fanno tutti quei pezzi che una volta arrivavano direttamente all'azienda di tuo padre. Bravissimo. Questo era il disegno che hai visto in computer, passato su macchina che fa i vari teli. Certo, questi sono i vari... Questi qua sono i vari teli. Perfetto. E poi viene confezionata la maglia, attaccati tutti i pezzi, attacchiamo la zip, il prodotto finito. Questa qua è una maglia, sembra dipinta, invece è fatta con la tecnica del jacquard intarsio, di sola smacchinatura c'ha, mi sembra, 330 minuti.
quindi 6-12 soldi, guarda, 6 ore per fare una maglia, solo a teli. Poi c'è tutta la confezione. Questa qua è un'altra tipologia di maglia che fa, vedi, fa davanti un colore, dietro un altro. Voi non potete toccare con mano, ma ha tanta roba. Buongiorno. Lui è mio papà. Ah, piacere, complimenti. Mi ha detto che è bello sul pezzo e che è qui a controllare? Sì, sempre a controllare, bisogna sempre controllare. Ti voglio occhio del vecchio. Fantastico. Il nostro core business è la firma, Maglieria Finita. Nei tempi morti facciamo una linea nostra e la vendiamo all'outlet. Ma si può fare qualche nome di qualche firma per cui lavorate, eccetera, giusto per dare una comprensione migliore? Oppure, visto che è un mercato particolare... Allora, è un po' un mercato che però lavoriamo per le grosse firme francesi. Ok. Quindi vuol dire, giusto per dare anche un po' di comprensione a chi ci sta guardando, che normalmente quando io vado a comprare un capo di una grande firma, di un grande brand, eccetera, in un negozio, nella maggior parte dei casi quel capo di abbigliamento non è prodotto direttamente dal brand stesso, ma è prodotto da un'azienda come la vostra. Esatto. Com'è stato il cambio generazionale? Mi sento molto fortunato perché nel momento in cui ho deciso di entrare, sia mio papà che mia mamma mi hanno detto: vai, sbagli, azzi tuoi, ok? Non so se si può dire. Sì, come? Ok, sbagli, fatti una valanga, ok? Però siamo qua. La prima generazione costruisce, la seconda mantiene, la terza distrugge. Allora io ho 3 figli. C'è anche da dire che la prima costruisce, è vero, la prima era su un'epoca che era relativamente più facile. Certo. Okay. La seconda mantiene, io spero di farlo, però adesso è difficile lavorare, perché c'è una marea, adesso lasciamo perdere i costi, è difficile, cioè, chiedono tempi stretti, consegne strette, chiedono oggi, lo vorrebbero già che fosse stato fatto la settimana prima, burocrazia, è quello che adesso non è piacevole. Da tutto quello che mi stai raccontando mi sembra che tu in questi 20 anni non è che hai semplicemente mantenuto come seconda generazione, no, è vero, ma hai fatto crescere. Ho spinto molto. Mi hanno lasciato prendere le mie decisioni, prendere i miei clienti, perdere quelli che avevano loro. Loro avevano la confezione. Sono entrato io, ho fatto un finanziamento, mi sono preso 2 macchine e un computer, perché per programmare le macchine ci voleva il computer. Finanziamento perché i genitori hanno detto: vuoi rischiare? Arrangiati. E ho cominciato da solo a farmi, io facevo i programmi, mi facevo la tessitura, me la controllavo e dopo quello che facevo io comunque me la confezionavano loro. Certo. A un certo punto ho visto che i clienti hanno cominciato a dirmi: ma scusa, perché non fai tessitura e confezione, in modo che noi, invece di dare il filo a un altro, fargli fare la tessitura, dopo portarlo al tuo papà a confezionare, lui la prende, la porta, e ci do il filo, me la tessi, la confezioni, me la rendi che è fatta, per noi è una rogna in meno. Ok, allora però non avevo la possibilità di produrre quello che mi chiedevano, perché con 2 macchine era fatica. Allora vai di finanziamento e ho preso altre 2. La tessitura e la confezione non bastavano più, mi chiedevano: parti con la campionatura, quindi assumi un programmatore, poi ma perché non mi lavi il campione finito? Allora prendi la lavatrice ad acqua. Ma perché non mi stiri la fine? Allora prendi il reparto stiro, cioè fai un reparto stiro, per quello che qua siamo sempre più piccoli. Prendersi responsabilità e rischi. Questa è stata la ricetta dei genitori di Alessandro e sembra aver funzionato molto molto bene. L'ultimo estratto che vi proponiamo racconta di un caso estremo di passaggio generazionale, quello di Mattia Ballatori, un giovanissimo imprenditore che dopo la prematura morte del padre si è trovato non senza dubbi e incertezze a dirigere l'impresa edile di famiglia. Ascoltiamo la sua storia.
Questi sono gli uffici della Ballatore Costruzioni. Ok, e che cosa fate qui di bello? Ma qui essenzialmente c'è tutta la parte organizzativa che poi dopo portiamo sui nostri cantieri, quindi da qui parte tutto, a livello di amministrazione, a livello di progettazione, organizzazione delle varie fasi, ordini dei materiali, gestione dei dipendenti, insomma qua si organizza quello che poi viene fatto sul campo. Cioè abbiamo tutto lo stoccaggio dei vari materiali, delle varie attrezzature, di tutto quello, i mezzi che adesso non ci sono perché sono fuori. Sì. Tutta diciamo la base operativa dalla quale poi si parte la mattina e si va in cantiere a servire i vari clienti. Quindi iniziamo a sdoganare subito un primo aspetto. Tu sei giovanissimo. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. sì, Hai oggi quanti anni? 22-23 a maggio, Tu hai iniziato a prendere le redini di questa azienda all'età di? 20 anni. Praticamente l'imprenditore edile più giovane d'Italia. Sì, tra l'altro già il fatto proprio del ragazzo giovane in qualsiasi settore è una cosa che non è proprio sdoganata in Italia. Sì. Nel settore costruzioni proprio siamo abituati a vedere i dinosauri, diciamo, Sì. cioè alla guida delle imprese, perché chiaramente è un settore dove ci vuole tanta esperienza, ci sono tantissime cose da conoscere sia a livello tecnico che a livello proprio gestionale e quindi chiaramente ad oggi già succede ancora. Figura di 3 anni fa quando magari dei clienti che non mi conoscevano, non conoscevano la storia diciamo, dell'azienda, mi vedevano, alcuni si mettevano qualche dubbio. Però poi in realtà avendo un team di ragazzi eccezionali, persone che stanno con noi da tanti anni, alla fine riusciamo a portare dei risultati che parlano da soli. Noi diciamo a livello aziendale seguiamo questi 2 filoni principali, quello dei privati a livello di costruzioni e ristrutturazioni completamente chiavi in mano, quindi ci occupiamo a 360 gradi di tutto il processo, e un altro filone principale dell'azienda è quello proprio concentrato sulla ricostruzione perché siamo in provincia di Ascoli Piceno e come ben sai nel 2016 c'è stato il terremoto qui ad Amatrice che ha colpito tutta questa zona e quindi siamo fortemente impegnati sulla ricostruzione del centro Italia. Oggi qual è il volume d'affari? 2023 siamo intorno al 1,5 milioni. Sì. Abbiamo già quasi 4 milioni di euro di cantieri aperti, quindi diciamo che quest'anno stiamo intorno a quelle cifre, puntiamo intorno a quelle cifre. Chiaramente siamo in crescita, vogliamo crescere, abbiamo voglia di fare, insomma siamo per aggredire il mercato. L'azienda è stata fondata da mio nonno e proseguita poi da mio padre e presa poi da me 3 anni fa appunto. E quindi tu nasci e cresci in una famiglia che costruisce case. Sì. Ok? Era la strada che avevi pensato per te? A livello di passione per quanto riguarda il settore delle costruzioni comunque c'è sempre stata fin da quando sono bambino, nel senso che poi il cantiere l'ho sempre vissuto sia dentro casa sia appunto passando magari qualche volta a vedere che cosa stavano facendo. Sì. Nel momento in cui mi sono trovato a dover fare una scelta, quindi avevo 19 anni quando mio padre si è ammalato e io avevo appena terminato appunto le scuole a geometri e inizialmente non ero convintissimo al 100% perché comunque è un settore complicato dove ci sono 1000 sfaccettature, 1000 cose che, a livello di problemi, 1000 problemi che possono uscire fuori. Poi però diciamo che a un certo punto sia per comunque portare avanti la storia che comunque è una storia che ti ripeto ha quasi mezzo secolo alle spalle. Ma poi soprattutto per rispondere alla necessità che ti dicevo prima, ovvero dare un bel contributo alla ricostruzione appunto del centro Italia. E soprattutto il rapporto con i collaboratori. In qualche modo sono dipendenti che sono cresciuti prima con tuo nonno, poi con tuo padre, avere a che fare con delle figure di esperienza e poi a un certo punto dall'oggi al domani trovarsi di fronte un ragazzino in qualche modo che ti deve gestire, coordinare il tuo lavoro eccetera eccetera. Come l'hanno presa e come sei riuscito a gestire questo passaggio? Da parte loro c'è stato un assoluto rispetto, ma non solo
per diciamo il fatto che era successo, quindi di mio padre, l'assoluto rispetto nel rispettare appunto le mie scelte, anche se magari a volte potevano essere discutibili, perché all'inizio comunque ti devi fare anche un po' di esperienza, però c'è stato un assoluto rispetto da parte loro che a me è una cosa che ha sorpreso. Ci sono molti che entrano nell'azienda magari di famiglia, nell'azienda del padre, e pensano di stravolgere tutto, comandare, entrare con il piede a martello. In realtà l'approccio che ho avuto io e che poi ho con i miei collaboratori è quello di proprio un rapporto di collaborazione, perché poi in cantiere non si può dire facciamo così e basta, così come magari molti sono abituati a fare. C'è sempre un continuo confronto, c'è sempre un continuo trovare un metodo per fare un lavoro meglio, farlo in modo più rapido. Quindi se non c'è questo confronto che anche stimola Certo. i collaboratori, poi dopo non si va da nessuna parte. Il passaparola, la reputazione, eccetera, eccetera, la fa da padrone. Tu invece hai iniziato a ragionare in maniera diversa, proprio per acquisire clienti, prendere fette di mercato, eccetera, eccetera. Che cosa stai facendo? Il fatto è che con il passaparola sei limitato e non è controllabile soprattutto. Stiamo anche attraverso voi, anche con i social, con il sito e quant'altro, stiamo cercando di ampliare sempre di più quella che è la parte online, perché chiaramente chi non ci conosce, chi non viene a contatto con noi tramite il passaparola, deve capire bene cosa facciamo, cosa non facciamo, e soprattutto deve avere un riscontro sui nostri lavori eseguiti e per capire la qualità del servizio e la qualità delle realizzazioni fatte. E con questo siamo giunti alla fine di questa puntata speciale di Imprese. Mi piacerebbe sapere qui sotto nei commenti quale estratto ti è piaciuto di più e quale è quello che ti ha dato una maggiore ispirazione. E soprattutto, se pensi che la tua azienda abbia una storia da raccontare e che possa essere di ispirazione per altre imprese, allora clicca sul link che trovi in descrizione. Candidati, perché per noi sarà un vero piacere poter raccontare la tua azienda, le sfide che hai dovuto affrontare e di come le hai superate. Nel frattempo, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e condividi questo video, perché la settimana prossima torneremo con un'altra puntata speciale. Questa volta tutta dedicata alle aziende che hanno scelto di espandersi e scalare il proprio business utilizzando il modello del franchising o aumentando la distribuzione attraverso l'apertura di numerosi punti vendita. Quindi rimani connesso e ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Imprese. Ballatori, VSL2, scena 3. E nessuno chiude il cancelletto? Si fa come quelli che abitano al Colosseo? Tanto che faccio bere il caffè a questi ragazzi che devono continuare a riprendere bevendo il caffè, prego. Ovviamente. Ma finalmente posso ricominciare a parlare. E posso iniziare a tempestarti di domande. Scusa, vieni qua un secondo, dobbiamo fare una ripresa. Guarda, vi voglio bene, vi saluto e arrivederci. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.